L'ottimismo serve, è quella spinta in più, se il volto si accende è un fatto, è importante, il mondo si arrende se sorridi tu. Ho voluto iniziare questa sera con questa frase di una canzone di Renato Zero per introdurre l'argomento della serata, che è quello della risata. Ma lo facciamo insieme a Marco Ludovico. Ciao Marco! Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. Ciao Marco. Allora Marco, io prima di partire con l'argomento della serata, avevo visto finché partivamo, prima di partire insomma con la diretta, che c'era un messaggio in chat di Gagliardo Simo, dove ci invitava a cambiare il nome grazie a questa rubrica. Allora, sarà sicuramente un argomento di approfondimento in una successiva puntata, perché stasera ovviamente voglio rimanere sull'argomento che abbiamo scelto. Ma voglio semplicemente dire che il cittadino sovrano non è qualcuno che esiste all'esterno, ma la sovranità è qualcosa di interiore. Quindi solamente quando noi saremo sovrani interiormente, sovrani di noi stessi, allora tutto questo si rispecchierà all'esterno. E a tal proposito voglio semplicemente riportare una frase di Victoria Ignis, sempre tratta dal libro di Dracodazzo, che è: non sono mai stata libera come tra le sbarre di questo tempo. Però, come dicevamo poco fa, insomma, è un argomento che andrà approfondito, perché ovviamente poche parole non possono far comprendere la diciamo, la trattazione completa di quello che si dovrebbe dire in merito. L'idea di questa rubrica è proprio quella di aiutare le persone a divenire sovrani di se stessi, a ritrovare questa propria sovranità, e lo possiamo fare solamente se pratichiamo tutta una serie di diciamo di azioni, e quindi non deve essere solo qualcosa di speculativo, qualcosa che rimane come conoscenza sterile, ma quello di cui parliamo in queste rubriche deve essere poi praticato, a partire ovviamente da noi, per poter ritrovare questa nostra sovranità. E quindi insomma io voglio partire con l'argomento di questa serata, parlando appunto di quelli che è l'argomento che abbiamo messo nel titolo, ossia la risata. Una risata vi risveglierà è il titolo di un libro di Osho, mentre una risata li seppellirà. Voi sapete che deriva da un motto del 68 che era stato scritto sui muri della Facoltà di Lettere dell'Università di Roma, ma che riprendeva un motto anarchico della fine dell'Ottocento, e quindi insomma voglio partire proprio da questa disquisizione per capire perché la risata eleva noi stessi e va a seppellire coloro che invece vogliono dominare e vogliono invece il caos. Per partire con questa trattazione mi rifaccio a quello che abbiamo scritto anche nella descrizione di questa serata, cioè che ridere è proprio la condizione naturale dell'essere vivente, c'è uno stato dell'essere e significa essere proprio anche collegati al valore dell'esistenza. Sappiamo anche che la risata è ciò che salva dalla depressione, perché la depressione è proprio quando una persona non è più felice, non trova più un senso alla propria felicità. Ma la risata può anche liberare i centri energetici per far fluire poi l'energia vitale,
e permette di mantenere elevate le vibrazioni, di percepire perfezione e bellezza. E quindi la risata è anche un amore verso noi stessi, è un atto di amore verso di noi, ma in questo senso poi anche viene esternato e diviene un atto di amore verso la vita e verso gli altri. Ma questa risata deve essere fatta con leggerezza, deve essere spontanea e solo così si può liberare quel prigioniero che è dentro di noi. L'Associazione Nazionale Britannica per l'Igiene Mentale ha riportato qualche anno fa una frase, cioè dicendo appunto che il buon umore è un elisir di lunga vita, mentre Victor Hugo diceva: quando rido ho 25 anni, quando sono triste ne ho 60. Ed è interessante perché appunto la risata ci dona questa energia e va a ricostituire, rigenerare l'energia vitale. L'energia vitale si rigenera quando c'è un obiettivo. Ecco dunque che ritorniamo a elevare noi stessi, perché l'obiettivo è di certo individuale, anche se poi viene inserito in un contesto comunitario, in un contesto sociale. Ricordiamoci sempre che i bambini riescono a ridere fino a 400 volte al giorno. Parlo di ridere, non solamente di sorridere. Mentre gli adulti, se riescono ad arrivare a sorridere 15 volte al giorno, beh, è tanto. Voglio anche ricordare, quindi riportare più che altro un aneddoto che si racconta per quanto riguarda il Buddha. Il Buddha si dice che nel momento della sua illuminazione, del suo risveglio totale, scoppiò a ridere. E quindi voi capite il senso proprio della risata vi risveglierà. Che appunto, diciamo, questo libro di Osho riporta appunto dei dialoghi, delle conferenze di Osho in cui portava comunque degli esempi del Buddha. Buddha, che sapete è una parola che significa risvegliato, colui che non conosce più il dolore, quindi che vive nella gioia fondamentalmente. Quindi Buddha ride nel momento in cui si risveglia, si illumina. E cosa accade? Accade che dice: rido perché, alla domanda di un passante che gli dice perché stai ridendo, lui risponde: rido perché ho scoperto che tutto ciò che cercavo in realtà ce l'avevo già. E quindi ritorniamo al discorso anche iniziale: la nostra sovranità noi ce l'abbiamo, nessuno ce la può togliere, però la dobbiamo esprimere noi. Non dobbiamo aspettare che siano gli altri dall'esterno che esprimano, che ci facciano esprimere la nostra sovranità. Noi dobbiamo smettere di pensare che la nostra vita sarà bella se c'è qualcuno all'esterno che fa o non fa qualcosa. In realtà, se vogliamo seppellire il dominio esteriore, dobbiamo essere noi ad agire individualmente. Marco, vuoi aggiungere qualcosa a quello che ho detto? Volentieri, anche perché il tema di questa sera mi vede particolarmente coinvolto, visto che ho fatto dell'ironia e della risata un motto della mia vita da sempre. Per dare un'idea, tante volte, appunto, anche come nei discorsi che giustamente facevi tu, si descrive quanto può cambiare, anche solo una risata in più tutti i giorni o prendere con ironia molte più cose rispetto a quelle che invece prendiamo sul serio. E però vengono visti come discorsi quasi astratti, come una sorta di spiritismo, che dice: "Ah, ti cambierà, diventerai migliore".
in realtà è molto concreta come cosa, cioè basta vedere per esempio nei corsi di comunicazione una delle primissime cose che ti insegnano a fare è proprio ad analizzare il volto della persona che hai di fronte a riposo, quando tu la osservi prima di iniziare a interagire con quella persona, e una delle prime cose che ti insegnano a fare è guardare dove puntano gli angolini della bocca, quindi se puntano verso il basso o se puntano verso l'alto, e insieme a quelli le cosiddette rughe d'espressione, i segni d'espressione, perché una persona che è più empatica, più predisposta allo scherzo, alla risata, avrà gli angolini della bocca rivolti verso l'alto e avrà determinati segni espressivi sulla faccia che gli sono rimasti. Cioè tutto quell'insieme di risate e di felicità che lui ha accumulato nell'arco della sua vita sono rimasti proprio impressi sul suo volto. Quindi capite che il cambiamento non è una cosa astratta, cioè arriva proprio a segnare come come fosse un negativo delle vecchie pellicole, quindi ci cambia in maniera irreversibile, estetica e percepibile immediatamente. L'esempio opposto invece è la persona che passa molto più tempo a essere seria, triste, magari anche crucciata, avrà gli angoli della bocca o dritti o rivolti addirittura verso il basso, e in più avrà delle rughe di espressione che denotano appunto come quando uno cruccia il viso, quindi da lì si segna proprio il volto, che è la nostra primissima immagine. E per chiudere questo mini interventino, Serena giustamente prima ha citato un centro di igiene mentale. Proviamo a pensare che cos'è in generale l'igiene. È la pulizia. Cioè, se uno riesce a fare pulizia nella propria mente, automaticamente ne deriva tutto il resto, cioè tutto il resto è meglio, tutto il resto è più bello, riuscirò ad apprezzare molto di più. Una delle cose belle e brutte di questo periodo è che abbiamo accesso a un quantitativo di informazioni, di dati e di possibilità che fino a qualche decennio fa erano quasi inimmaginabile. Però dobbiamo stare sempre attenti, perché il quantitativo rischia di seppellire il qualitativo e quindi rischiamo anche di riempire, la nostra mente di qualcosa che poi fa da zavorra, cioè fa solo mucchio, e tutto porta meno che alla pulizia, che all'igiene. Quindi porta a una sorta di sporcizia, di confusione, di caos dentro la mente, e quello è di solito quello che favorisce più di tutti l'impedire di riuscire a fare una risata, un sorriso, una battuta, cioè proprio il fatto di essere concentrati su altre 1000 cose che magari preoccupano, ma alla fine, come diceva Serena prima, anche nel quello che è successo per esempio, nella citazione che faceva di Buddha, e quante volte noi lo facciamo con i bambini. I bambini quando imparano qualcosa, sperimentano qualcosa, sembra che stiano facendo la cosa più cioè guardandoli loro sono concentratissimi, sembra che stan facendo la cosa più importante del mondo, la scoperta che gli cambierà per sempre la vita. Noi in realtà che ci siamo già passati come minimo, ne ridiamo. E invece il bambino in quel momento è concentratissimo su quella roba lì, perché è una roba importantissima. E quindi bisogna sempre trovare un equilibrio, proprio per mantenere il giusto igiene, la giusta pulizia mentale e potersi permettere a quel punto di essere felici, liberi di essere felici. Grazie Marco. Voglio riportare anche un'altra citazione che ho preso sempre dal web, dove dice: la fantasia al potere sarà sempre un'illusione. I potenti non si concedono fantasie, ma piuttosto desideri di crescita. Partiamo sempre dall'etimologia di desiderio, che è desidera senza stelle, quindi senza astri favorevoli, ovviamente semplificando un po' quello che è il significato.
E quindi rimane sempre qualcosa lì. Vorrei, crescere. In realtà non cresco io, ma cresce il mio desiderio, e non potendo arrivare dove mi sono prefissato, insomma, di arrivare, perché non ci riesco, perché non cresco io personalmente, ma aspetto sempre che siano gli altri ad essere inferiori a me, perché chi ha desideri di crescere. Chiedo scusa, io vedo l'immagine interrotta. Vi chiedo in chat voi se vedete invece normale o sono solo io che vedo l'immagine bloccata, per capire se è caduta la linea alla nostra Serena. Mi fate sapere per favore in chat. Serena, ci sei? Serena? Come dipaniamo questo dilemma? Come faccio a capire se sono io? Mi aiutate? Qualcuno in chat mi aiuta? Mi potete dare un feedback? Mi dite se vedete Serena? Ah, ecco, 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 ecco. Perfetto, sono arrivati tutti insieme. Grazie mille a tutti. Ho visto adesso tutti i messaggi. Sì, effettivamente la sera ci sono diversi problemi. Stavamo, appunto, abbiamo ritardato anche la diretta, sia perché ero in ampissimo ritardo io, quindi me ne assumo tutta la maggior parte della colpa, ma anche perché, come nella volta precedente, abbiamo notato dei problemi di linea e quindi stavamo testando, perché vedevamo dei freeze abbastanza frequenti. Provo nel frattempo a continuare io con uno spezzone, con un'altra riflessione che appunto avevo in mente riguardante la risata. Pensandoci bene, e nel frattempo mi sembra che sia tornata Serena, vediamo se è tornata. Eccola qui. Scherzetto, Volevi farci uno scherzo. E io scherzetto, esatto. sono rimasto nel limbo perché non capivo se ero io che ero caduto e non vedevo più, eri tu. E quindi vabbè, avevo preannunciato però quest'altro pezzettino sempre sulla risata. Quindi stavo dicendo ai nostri amici, se noi ci pensiamo nella comicità, anche nel teatro comico, o le prime cose che hanno destato un sorriso e quindi fatto capire poi cosa poteva essere la comicità, era l'imprevisto. Una persona, per esempio, fa finta di inciampare e lo spettatore non se l'aspetta, perché nella sua testa lo vede camminare e pensa che la persona debba naturalmente continuare a camminare, non si aspetta quell'imprevisto. L'attore inciampa e a quel punto scatta la risata, non ovviamente per sadismo, la spiegazione non è da un punto di vista sadico, relegato alla goduria di vedere un'altra persona che magari picchia giù la testa per terra, ma è proprio legata all'imprevisto. E quindi questo denota moltissimo il punto di vista e l'approccio che si ha verso qualcosa che è all'esterno rispetto a noi. Un imprevisto può essere appunto preso, come nel teatro, come nella comicità, può essere presa come una cosa divertente, come una cosa che provoca gioia, come una cosa che provoca risata, uno stimolo, o logicamente un imprevisto può anche spiazzare, perché l'imprevisto è anche usato, per esempio, tra virgolette, nell'esatto opposto, quindi nei film horror. Quelle scene che fanno fare metri di sopraelevazione dal divano sono dovuti a un imprevisto, cioè io sto vedendo una scena dove apparentemente non succede niente, a un certo punto volume a canna, succede qualcosa, appare l'essere più brutto del mondo e a quel punto salti di 3 metri sul divano. È sempre un imprevisto. Ecco, diciamo che le due reazioni rispetto a questi tipi di imprevisto sono molto significative di come poi ci ritroviamo durante la nostra vita ad affrontare
appunto quello che può essere un imprevisto, e che, volendo riassumere, l'imprevisto alla fine possiamo anche riassumerlo come novità. Una cosa non prevista è una cosa nuova, quindi tutto sta a come decidiamo di approcciarci a questo. Serena, cercando di non cadere gentilmente, sai, io... Se cado di nuovo ridete. Facciamo Sì, come succede a teatro o al cinema. non mi inciampi, Allora, dottoressa, mi ho cambiato raccomando. la connessione, speriamo insomma che questa delle due tenga, insomma, quindi vi chiedo perdono. Allora, io non so prima ovviamente fino a dove sono arrivata con il mio discorso, però volevo dire esattamente questo, che Ti sei bloccata quasi subito, se può esserti okay. di A consolazione. allora, quello che intendevo dire poco fa è che, finché si desidera crescere, però dando qualcosa, dando all'esterno diciamo la causa della mia crescita. Scusate perché stasera c'è proprio da ridere perché c'ho anche il gatto che ha deciso di far disastri. In realtà Ehm non è vero, le avevamo organizzate tutte queste cose, sono state ore e ore di pianificazione proprio perché il tema era la risata, quindi adesso stiamo facendo finta che Infatti. non era previsto, ma in realtà era proprio al minutaggio, al secondo esatto, tutte queste cose erano tutte previste per... Esa Infatti bravissima. Comunque stavo dicendo appunto che, finché i potenti desiderano crescere, ma, la loro crescita è dettata da una distruzione dell'esterno, ecco dunque che, non crescono loro, ma cercano di abbassare gli altri. Ma se questo lo possono fare però nel momento in cui la persona non è perfettamente centrata, quando le persone che vogliono dominare sono in una fase di tristezza, di depressione. Ecco perché non vogliono che si rida, perché la risata cosa fa? La risata, come diceva appunto Osho, vi risveglierà perché crea degli stati di gioia. La gioia è una vibrazione molto elevata, è una vibrazione che risveglia il fluire dell'energia vitale, come ho detto prima, qualcuno la chiama Kundalini o insomma la possiamo chiamare in tantissime maniere, Omana, come si dice appunto nella filosofia polinesiana. E quindi cosa accade? Ma Accade che come io dite non voi in so. Veneto, anche Mona mi se no, era No, sempre quella su... è un'altra No. cosa. Ah, okay, scusate, era solo per sapere. Quella è un'altra cosa, ma non lo diciamo qua. Okay, no, no, è la mia ignoranza, chiedevo proprio. No, i polinesiani parlano di mana, Ah, quindi okay, okay. ovviamente si parla di quello. E quindi quando io sono centrato su me stesso, quando io sono felice, non sono manipolabile, non sono una persona a cui crede a tutto, perché una persona che è felice intanto sviluppa uno spirito critico e un pensiero critico, è alla ricerca e soprattutto vuole anche sperimentare personalmente, e quindi è proprio nell'esperienza personale che vi è questa possibilità di sviluppare il libero arbitrio. Ecco perché una persona felice non è contemplata da chi invece vuole contemplare, scusate il gioco di parole, il dominio sugli altri. Tornando un po' a quello che diceva il Buddha, quindi insomma l'espressione diciamo della felicità, egli si chiede a un certo punto cos'è la felicità. Allora, innanzitutto voglio fare una breve parentesi, la differenza tra felicità e gioia. La felicità è un termine, parlo per noi italiani, che è strettamente legata
all'apparato psicofisico, quindi al nostro campo fisico, emotivo e mentale, mentre la gioia è uno stato dell'essere molto più elevato, addirittura secondo gli studi di David Hawkins è addirittura superiore allo stato dell'amore incondizionato. Quindi stiamo parlando veramente di un'elevazione non solo psicofisica ma anche spirituale. E quindi Buddha si fa tutta una serie di domande. Per esempio, si chiede se esiste la possibilità di realizzare questa felicità, se la felicità è veramente possibile oppure se può essere solo uno stato momentaneo, se la vita è solo un sogno oppure se in essa esiste anche qualcosa di sostanziale. E soprattutto se l'esistenza inizia con la nascita e termina con la morte, oppure esiste qualcosa che trascende sia la nascita sia la morte. E la risposta a tutto questo è proprio la ricerca della felicità. E la ricerca della felicità è qualcosa, ripeto, di interiore, è qualcosa è uno stato che io sono così indipendentemente da ciò che accade all'esterno, che non significa non interessarsi di ciò che accade all'esterno, ma significa semplicemente tutto ciò che accade all'esterno di me non sposta il mio centro e mi mantiene sempre fissa nel mio baricentro. E quindi le forze esterne non mi portano a un disequilibrio. Noi viviamo principalmente in una felicità che è relativa, che è sempre legata a qualcosa di esterno. Se fai così, allora io sono felice. Se ho questo, allora ho felice. Se accade quello, allora io sono felice. In realtà, la felicità noi dovremmo averla comunque e quindi essere felici di vivere, non vivere per ricercare la felicità. E anche qua sono aspetti molto importanti e molto significativi. Voglio parlare ancora di un aspetto, poi invece passo la parola a Marco. Abbiamo parlato del Buddha, però anche Zarathustra si dice che entrò nel mondo terrestre sorridendo e questo è considerato un prodigio. Quindi il sorriso, la risata, rendetevi conto che è considerato un prodigio. Quindi è qualcosa che l'essere umano fa fatica a mantenere. Ma perché fa fatica a mantenere uno stato di benessere e di gioia? Perché è molto elevato. Quindi c'è necessità di tantissima energia da parte nostra, di tanta disciplina per poter mantenere elevate queste energie. Marco. Se cadi ti prendo io, grazie. Sì, ogni tanto mi vedete in no look, perché stasera faccio la regia no look, che ho messo la fotocamera un po' più in alto, quindi se mi vedete in riflessione non sono depresso, ma sto alternando le visioni. E sì, effettivamente sì, una vocale può fare tutta la differenza di questo mondo. Allora, no, io per rimanere sul tema di questa sera, che poi assolutamente sì, Johnny Serena ha sempre ragione, come tutte le donne Beh, d'altronde ha esatto, stavo sempre dicendo ragione. la stessa cosa, essendo donna Sono ovviamente ho pienamente ragione io. d'accordo. Allora, ecco anche c'ha raggiunto anche Daniel, abbiam fatto fuochi d'artificio Daniel, stasera è successo di tutto. Io appunto ecco, questa però adesso la leggo adesso, è una riflessione che ho fatto spesso, tornando un po' più seri. Nei paesi più poveri ho visto sempre sorrisi smaglianti. Ecco, questa è una cosa che, effettivamente ho notato anch'io, su cui ho riflettuto anch'io tante volte e ho portato anch'io,
tante persone a riflettere tante volte. Cioè, se noi guardiamo quante volte ci è capitato di guardare un filmato di un villaggio poverissimo in Africa, di vedere questi bambini purtroppo ridotti quasi a degli scheletrini, eppure quando li si vede ridere, si vede un sorriso che non è replicabile vicino a noi. Non è un qualcosa di pazzesco, cioè è un qualcosa che noi probabilmente non siamo più in grado di fare neanche di fronte alle gioie più grandi. Quindi e d'altro canto questo mi aveva sempre portato poi alla riflessione uguale e contraria, cioè vedere quante volte invece persone di successo, cantanti, attori, imprenditori, miliardari, quindi con che avevano potenzialmente tutto quello che ogni essere umano avesse potuto desiderare, quante volte invece finisse con purtroppo situazioni che tutto avevano a che fare meno che con la gioia, quindi con suicidi, overdose, depressioni, scandali. E questo per la nostra mente è abbastanza contraddittorio, perché nel nostro senso comune noi saremo felici quando riusciremo a raggiungere la ricchezza, avere tutte le donne o gli uomini che desideriamo, fare tutto quello che vogliamo, viaggiare per il mondo. E invece la tristezza è vista come, il poter essere più poveri, il poter avere sempre qualcosa di meno. Ecco, questi 2 esempi ci spiazzano però. Sono forse difficili anche da interpretare, da spiegare, perché cioè sentirmi io la responsabilità di dire: "Rinunciate a tutto, sarete più felici", sarei un ipocrita, cioè io non sono in grado di rinunciare a qualcosa e essere più felice. Cioè se io perdo un oggetto o, non posso permettermi un oggetto che magari vorrei, tendo anche a incazzarmi. Però effettivamente questi 2 esempi spiazzano completamente tutto il senso comune che abbiamo. Quindi effettivamente sì, mi ha lanciato un assist veramente grandioso, perché è una cosa su cui ho riflettuto tantissime volte, che tuttora trova delle spiegazioni, ma forse io stesso non l'ho ancora capito molto bene, il perché di cose apparentemente così senza senso, che poi un senso invece ce l'hanno. Ma in realtà, Marco, probabilmente è quello che dicevamo poco fa, nel senso che non sono legati a qualcosa di No, esterno e beh, qui ci e dobbiamo fermare perché questa è mondiale. Sempre da mica a caso nei paesi poveri si mangia più riso, quindi ma ridono poi di arriveremo anche ai detti, cioè arriveremo anche ai detti tra poco, ovviamente, riferiti alla risata. Infatti, molto bella, grazie, ovviamente. A me, beh, ragazzi, vi ringrazio in anticipo. Di solito lo faccio a fine puntata perché veramente ci date degli spunti anche, ripeto, anche di riflessioni ulteriori che magari non avevamo pensato poi di trattare durante la puntata. Allora, stavamo dicendo, in realtà, probabilmente questi sorrisi così spontanei, così belli, a volte delle risate vere e proprie, ci sono proprio perché non sono collegati a qualcosa di esterno, cioè i famosi se che dicevamo prima. Se ho, cioè, scusate, se avessi, se potessi, se fossi, se tu, ok? Tutte queste situazioni in cui noi diamo in mano lo sviluppo della nostra felicità all'esterno, quindi diamo potere agli altri su di noi. E questo però alimenta quel famoso desiderio di cui parlavamo poco fa, dove desiderio significa appunto, come non so se si era sentito o se era già caduta la linea, quando ho detto che desiderio deriva da desidera, cioè senza stelle favorevoli, senza stelle, quindi ovviamente adesso stiamo semplificando il significato della parola. E quindi cosa accade? Che mano a mano che noi andiamo avanti e andiamo a ottenere
quello che pensavamo ci desse la felicità e poi ci accorgiamo che è una felicità labile, che dura poco, abbiamo necessità di trovare qualcos'altro che ci dia un ulteriore sprazzo di felicità. Diventa una dipendenza emotiva vera e propria e ha lo stesso meccanismo di tutte le altre dipendenze, come quelle da alcol, quelle da droga, quelle da cibo, quello anche proprio da persone, da eventi, perché si è alla ricerca continua di quell'emozione che però per averla della stessa intensità dobbiamo avere sempre qualcosa di più che arriva dall'esterno e quindi si crea una vera e propria dipendenza emotiva che è molto interessante perché le persone non riescono a comprendere questa cosa e in effetti la felicità è l'ultimo dei lussi, cioè la si ottiene quando si comprende che non c'è bisogno di avere qualcosa all'esterno per poter essere felici veramente, ma è quella fase che dicevamo anche poco fa. Dobbiamo partire, invertire il paradigma, cioè dobbiamo essere felici di esistere e non esistere per ricercare la felicità. E io adesso, Marco, voglio darti un altro spunto di riflessione, che è quello sui detti popolari. Visto insomma Ah, che si mangia più riso, mi ha ricordato appunto un detto tipo il riso ma quindi abbonda. adesso tratteremo il tema Mona? No, Sui detti popolari? No, perché porca l'abbiamo miseria. visto prima che una vocale non è che cambia molto, insomma. Pensavo che era l'occasione giusta, invece no, che fosse No. l'occasione giusta. Allora, parliamo un po' di questi detti popolari, che non sono proprio veneti, sono un po' di tutti. Tipo, il riso abbonda sulla bocca degli stolti, tipo, non c'è proprio niente da ridere, non ridere che sembri uno stupidino quando si dice no ai bambini, per essere professionali bisogna essere assolutamente seri, quindi non si può ridere sul posto di lavoro, non si può ridere negli ospedali, quando invece forse una risata e un sorriso potrebbe elevare un po' le energie anche delle persone che sono in uno stato di sofferenza. E quindi ho appena visto ovviamente il messaggio in sovraimpressione. Quindi Marco, finché fai vedere anche i messaggini, cosa ne pensi di tutti questi Porca detti? miseria, avevo il microfono chiuso. Vogliamo la citazione dialettale sulle risate, però con quel termine lì, lo vogliamo. Ma non, sinceramente non ne ho di dialettali. Oh, Mm. guarda chi è arrivata. Ciao Carissima. Alessandra, grazie di essere qua e la vita ti sorride, esatto. Allora Marco, cosa hai da dire su questi detti popolari? Ah, beh, intanto che hanno sempre ragione. Trovatemene uno che sia stato smentito, cioè hanno secoli, millenni, eppure non sono mai smentibili, hanno assolutamente sempre ragione. Nella loro semplicità, ma hanno assolutamente sempre ragione. Più che parlare io, proprio in tema di felicità, di sorrisi, di risate, volevo far vedere ai nostri amici proprio un mini contenuto di, neanche 5 minuti, ma che mi ha, inviato proprio la nostra Alessandra qualche giorno fa e che io ho ripostato e che secondo me è molto indicativo di questo, di come poter affrontare anche periodi come questo. Nel senso, immaginatevi tutto quello che sta succedendo o una delle famose dirette serali dei DPCM, di Contiana memoria, ehm, provate a immaginarvi un atteggiamento simile a quello che vediamo in questo video e
di queste persone. Noi vogliamo continuare a danzare ancora, continuare a cantare ancora, sulle note della vita ancora. La 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 la, noi vogliamo continuare a danzare ancora, continuare a cantare ancora, come un sole che irradia amore. Noi siamo stelle di passaggio che con volontà e coraggio cantiamo, danziamo la nostra essenza. All'alba in ogni circostanza ci vogliono chiusi in una stanza. Usciamo fuori dal silenzio, andiamo oltre i gran perché, andando oltre la sentenza. Avendo appreso la pazienza, noi liberiamo la coscienza. Per una nuova danza noi vogliamo continuare a danzare ancora, continuare a cantare ancora, sulle note della vita ancora. La 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 la, noi vogliamo continuare a danzare ancora, continuare a cantare ancora, come un sole che irradia amore. Qui respiri in libertà, nel cuore dell'immensità, dichiarazioni, attestazioni, vietate ancora le canzoni, assurdità di prescrizioni. Ogni più folle autorità tenta la nostra volontà, e guai a chi pensa, e guai a chi danza. Son cose prive di importanza. Nella nuova realtà noi vogliamo continuare a danzare ancora, continuare a cantare ancora, sulle note della vita ancora. La 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 la, noi vogliamo continuare a danzare ancora, continuare a cantare ancora, come un sole che irradia amore. Non ci lasciamo impressionare, parla d'ordine e ballare della TV con indecenza. Vuole appannarci la coscienza con angosciante persistenza. Venditori di paura, pubblicizzate la sventura, state a debita distanza. La nostra luce è gran potenza, stringiamo forti un'alleanza e cantiamo tutti la 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 Non ci lasciamo impressionare, parla d'ordine e ballarsi nella TV con indecenza. Vuole appannarci la coscienza con angosciante persistenza. Venditori di paura, pubblicizzate la sventura, state a debita distanza. La nostra luce è gran potenza, stringiamo forti un'alleanza e cantiamo tutti noi, vogliamo continuare a danzare ancora, continuare a cantare ancora, sulle note della vita ancora. La 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 la, noi vogliamo continuare a danzare ancora, continuare a cantare ancora, come un sole che finale proprio di questa canzone
e in virtù anche di quello che ci è arrivato scritto in chat, provate a guardare bene queste persone, le espressioni che hanno, la felicità che hanno. Secondo voi c'è qualche problema che può preoccuparli, c'è qualcosa che può rattristarli, c'è qualcosa che può porsi fra loro e la felicità? Qualcuno l'aveva capito tempo fa, evidentemente. Ma infatti Marco, grazie ovviamente per aver fatto vedere questa chicca. Voglio anche I ricordare che ringraziamenti vanno ad Alessandra, me l'ha mandato lei e l'ho ritenuto prezioso veramente come video e importante da mostrare soprattutto in una puntata come questa. Tra e l'altro noi qui ci scatta anche la battuta sull'ordine e sull'importanza delle vocali, perché proprio Alessandra ci scrive: la forza è la gioia di ballare, cantare, osare, errare, amare, conoscere, scopire. Quindi Alessandra, attenzione, perché basta mettere una A e lì diventa un gran casino. Marco, stasera sei un po' Indisciplinato. decentrato. No, tra l'altro facciamo presente a tutti che tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora invece non era previsto, quindi la povera Serena subisce tutte le mie follie. Tutta questa roba non era minimamente non sapevo neanch'io che sarebbe stata fatta, quindi. No, voglio anche ringraziare Marco, mi hai fatto ricordare appunto che Carla Marazzato del CTR di Venezia, che ha ospitato anche Carpe Oro a giugno, aveva fatto proprio un evento a Venezia dedicato ovviamente a questa canzone, perché ricordiamo che è ovviamente stato un evento che è partito dalla Francia, perché la canzone originale è in francese e poi è stata tradotta, e loro hanno fatto anche questa manifestazione cantando la canzone, ballando andando appunto per le vie di Venezia. È stato molto bello, trovate il video anche sul blog di Movimento Roosevelt Triveneto, se qualcuno vuole andarlo a vedere. Quindi grazie Alessandra Vi veramente per metto poi averci adesso anche il ricordato link questo. qui in chat. Grazie mille. Allora Marco, io volevo concludere con un'ultima cosa che Di già, deriva, ma abbiamo sforato solo di 28 minuti. Non non possiamo. importa. Se vuoi ci facciamo pure una sessione di yoga della risata, visto ci mettiamo anche quella, così sforato per sforato. Sì, Andiamo. tanto ormai sappiamo che saremo soggetti a fustigazioni da parte. Quindi a sto punto essere fustigati per essere fustigati. Vuoi un minuto, vuoi mezz'ora, ormai abbiamo sforato. Voglio concludere appunto con un argomento che io ho letto in uno dei libri di Rudolf Steiner, quindi ritorniamo un attimino seri sull'argomento della risata. E, Alt di quindi nuovo, bisogna interrompersi un'altra volta. È arrivato un altro colpo di genio. Sempre da. facciamola Serena, perfetto. Promesso che faremo anche qualcosa sullo yoga della risata, considerato insomma che sono leader di yoga della risata, ma avremo probabilmente degli ospiti che sono teacher, quindi molto più su di me rispetto insomma a questo yoga. Allora, tornando a Rudolf Steiner, lessi appunto un suo libro che parlava appunto della risata e del pianto, molto bella, ovviamente era una sua conferenza che è stata poi trascritta, in cui lui diceva che il valore del riso e del pianto è particolarmente importante. Perché? Perché ridere fa espandere il nostro campo magnetico, e ricordiamo che il campo magnetico ha il suo centro nel nostro fulcro cardiaco, quindi nel cuore. E mentre il pianto
fa restringere il nostro campo magnetico. Quindi diciamo che il pianto crea una barriera contro qualcosa che ci attacca dall'esterno e che non vogliamo ovviamente che ci crei sofferenza ulteriore. Mentre la risata, espandendo il nostro campo magnetico, crea una influenza di quelle che sono le vibrazioni che noi emaniamo in chi ci sta attorno. Sto parlando di influenza e non di manipolazione, che è molto importante questa differenza. E quindi praticamente riusciamo a far ridere, sorridere anche chi ci sta attorno, semplicemente grazie al fatto che sono vicini a noi, che sono a contatto con noi. Risata, sorriso e pianto sono l'espressione dell'ego di una persona. Per ego in questo caso si intende l'apparato psicofisico, che è l'espressione appunto egoica di una persona, quindi la nostra macchina biologica. E noi piangiamo quando ci sentiamo deboli di fronte ad una situazione. Ecco perché ci chiudiamo, ecco perché andiamo a restringerci, perché ci risulta più semplice poterci difendere dall'esterno. Mentre invece quando ridiamo siamo in una fase di accoglienza, di apertura alla vita, di apertura a ciò che sta accadendo, e quindi è molto più semplice fluire anche negli eventi. Non abbiamo bisogno di andare contro qualcosa o qualcuno, perché semplicemente quel qualcosa, quel qualcuno, quell'evento lo sappiamo interiorizzare, cioè quell'energia la interiorizziamo e la portiamo a nostro favore. Famosa quando più volte abbiamo espresso anche la cosa che il drago non va ucciso ma va trasmutato a nostro favore, cioè la sua energia deve essere un'energia che potenzia noi. E per quanto riguarda la risata, volevo concludere anche con un altro esempio. Ovviamente, ancora una volta vado sulla saga di Harry Potter, perché non poteva mancare Harry Potter per quanto riguarda la risata. Chi conosce, ovviamente, ha letto i libri o ha visto i film, sa benissimo che nel terzo episodio, ovvero Il prigioniero di Azkaban, il professore di difesa contro le arti oscure è il professor Remus Lupin, e una delle prime lezioni che tiene con la classe di Harry è quella sul molliccio. Già il termine molliccio ti fa capire un po' quella che è l'entità di questa creatura magica, una creatura magica che però nessuno sa che tipo di forma ha. Perché? Perché il molliccio prende la forma della più grande paura della persona con cui si relaziona, e quindi crea anche terrore nel momento in cui si trasforma in questa paura. Però guarda caso, come si combatte un molliccio? Con le risate. E infatti il professor Lupin dice appunto di vedere questo elemento della propria Che non è sì, Lupin, grazie è proprio Alessandra, Lupin, infatti conosco bene questo, anche i libri di Candace Pert, grazie mille. E effettivamente cosa fa il professor Lupin? Dice: quando esce il molliccio, voi immaginatevi in una forma che vi faccia ridere. Perché? Perché le risate distrugge, la risata distrugge il molliccio, quindi solo con la risata noi possiamo affrontare le nostre paure. Marco, a te qualcosa in conclusione? Ma allora adesso io in conclusione, visto che hai detto che conosci bene questo qui, ci parli di questo qui adesso. Mi sembra il minimo.
Beh, le molecole delle emozioni forse richiede una puntata a parte perché sarebbe veramente molto importante. Diciamo che la chimica quando noi ridiamo si trasforma completamente la chimica all'interno del nostro corpo fino a farci arrivare addirittura ad una fase ascensionale. Chiudo qua e ne Quindi parliamo, se sappiate che volete, ridendo in una tanto come? potreste arrivare a volare addirittura, pensate alla potenza. Una fase di ascensione, quindi divenire maestro asceso. Ovviamente si sta parlando di casi rari, Di gente che ride, però ride, ride, ride proprio. e poi Mica possiamo parlare anche di due tipi di chiamiamole strutture che intervengono all'interno del nostro corpo a seconda del nostro stato emotivo, che è il sistema oppioide e il sistema cannabinoide, che già dai nomi potreste capire già qualcosa. È un sistema cannabinoide portato a, diciamo, al massimo, genera pure uno stato ascensionale della persona, quindi diventi maestro asceso. che è quando nei detti popolari si dice che uno si sente a canna, si intende proprio quella roba lì sostanzialmente. Esatto, diciamo che ci sono tante connessioni su questo, però è ovvio che la chimica corporea è completamente diversa nel momento in cui noi siamo felici o nel momento in cui noi siamo tristi. O più che tristi, io direi in uno stato di paura. Sì, esatto, è una donna, è una scienziata, Candace Pert, a cui è stato portato via, tra l'altro, un premio Nobel che spettava a lei dal suo professore. E lei Questa è si stata sarà una fatta delle su una bella cose risata. che lei ha subito in un momento in cui ovviamente la donna non era considerata come, insomma, diciamo già oggi viene considerata molto e molto di più. Anche la donna in carriera non era proprio considerata in quel periodo, in quel momento. Marco, dai, qualcosa in conclusione, che ci stiamo avvicinando all'ora di trasmissione. Ma io l'unico consiglio che posso dare è proprio questo, cioè, affrontare tutto in questa maniera, cioè si sgonfiano veramente tante pressioni, tanti finti problemi, tante cose che sembrano insormontabili, alla fine non lo sono. Pensate di trovarvi di fronte a una persona che, vi si rivolge, anche come spesso capita sul web, con un tono minaccioso, provocatorio. Cioè, cosa c'è di meglio che farsi una risata? Cioè, cosa può dare meno soddisfazione a quella persona che non una risata tale da far capire che quella provocazione, quell'insulto, quel tentativo di sopraffazione non ha avuto il benché minimo effetto. È un'arma vincente, è buona in tutte le stagioni, come si suol dire. È sempre verde, tornando al tema dell'ascensione lì C'è un bellissimo commento di Aramp 10, se vuoi farlo passare. Eh sì, abbiamo un maestro di canne e poi e anche lui, come tanti di noi, è stato molto asceso nella gioventù evidentemente. Speriamo che YouTube non la prenda come una propaganda questa cosa. Quindi suggerite qualche libro? Beh, allora, visto che abbiamo parlato di Candace Pert, sì, i libri ovviamente di Candace Pert, molto bello, tra l'altro perché è anche un libro biografico e secondo me veramente scritto anche con un'emotività molto importante. Consiglio anche appunto il libro che si diceva all'inizio di Osho, Una risata vi risveglierà, che è sicuramente
molto interessante. E poi, visto che me lo chiedete, c'è il mio ebook gratuito che potete trovare scaricandolo nella sezione download per te sul mio sito Meravigliosamente Serena. È un piccolo ebook, non è molto grande, ma dal quale abbiamo tratto anche gli argomenti di questa serata. È sintetico, però diciamo che riprende sotto tanti aspetti il discorso della risata. Ecco, e poi c'è anche il libro 30 giorni per essere felici, sempre di Serena Pattaro, che potete trovare sul mio sito. E ormai, visto che abbiamo fatto tutta la rassegna, a questo punto, visto che c'è, tac, link e libro anche di Alessandra Tucci, che è stata con noi questa sera. Fantastico. Marchetta per E marchetta, devo Alessandra farla bene. suggeriva ovviamente, scusa Marco, Alessandra suggeriva Anthony Robbins, quindi grazie. No, a parte gli scherzi, è sicuramente anche quello un libro molto connesso alla puntata di questa sera, quindi alla ricerca della felicità, alla ricerca della libertà, e racconta poi una storia di una persona reale, quindi è anche molto più semplice prenderne spunto da tante cose che sembrano impossibili e che invece sono solo autonegate da se stessi, da tutti noi, il più delle volte. Bene Marco, allora concludiamo la serata, grazie a tutti veramente di essere stati con noi, insomma ci siamo divertiti, c'è stato qualche evento particolare stasera durante la diretta, però come sempre molto bella, grazie per tutti i vostri commenti, per essere stati fonte di ulteriori spunti di riflessione. Se vi è piaciuto questo video ovviamente mettete un like e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale, mettete la campanella se volete essere sempre avvisati sui nostri eventi, e se invece volete avere un riassunto di tutto quello che è successo su MRTV durante la settimana, iscrivetevi alla newsletter dal sito www.mrtv.it. Grazie di nuovo. Oltre a mandarlo agli amici, io suggerirei condividetelo anche a qualcuno che vi sta sulle balle, mettete fatti una risata, cioè, e glielo condivide. C'è qualcuno che proprio invece in senso opposto non vi sta simpaticissimo, glielo condividete, gli mettete sotto: te fatti una risata che ti fa bene. E detto questo, Esatto. ringrazio Serena che sopporta tutte le mie improvvisazioni e follie, che vi giuro Sai, neanch'io conosco 10 minuti prima di farle. Cioè, io qui con le ma sai manine Marco, ognuno ha la traffico qui propria sotto. croce. Marco, ognuno ha la propria croce. Io ci rido sopra. La tua è fatta così, guarda, ha questa faccia qui è fatta così. Allora, ragazzi, grazie di nuovo a tutti. Vi invitiamo ad essere con noi ovviamente nelle prossime rubriche di tutta la settimana di MRTV, mentre noi ci vediamo venerdì alle 13:30 per Stampa e Omissis, e poi martedì prossimo con Il cittadino sovrano. A me Grazie di nuovo. purtroppo mi rivedete già domani all'1, son già presente di nuovo. No, scherzi a parte, sono molto felice perché abbiamo la seconda puntata di Black and White con Carpe Oro, quindi parleremo di musica, quindi di un altro bellissimo tema, rilassante, piacevole. Quindi musica, danza, teatro sono arti sacre, quindi insomma stasera abbiamo visto un po' la parte di danza. Grazie a tutti quanti, buona serata, e Marco, sigla.